Scusa, sì. Allora, benvenuti a tutti e tutte, è un piacere avervi qui per il secondo panel del primo Neurodiversity Pride italiano. Ho il piacere di essere qui con Roberta Salvaderi e Luca Formica che a brevissimo parleranno di chi sono e che cosa fanno e oggi siamo qui per parlare di come la scuola in Italia può rappresentare un'opportunità per includere e valorizzare le diverse tipologie di intelligenze e di funzionamenti cognitivi e sensoriali a vantaggio dell'inclusione sociale e scolastica per tutti e tutte. Io sono Tommaso Davi, sono qui oggi come volontario nella mia veste di organizzatore del Pride italiano e sono il neurodivergente, sono il fondatore di Neurosive che sta aiutando appunto a sviluppare questo evento. Io passo subito la parola intanto a Roberta, se può presentarsi in breve 2 minuti, e poi a Luca e poi partiremo con le domande. Grazie. Grazie Tommaso e grazie a tutti quelli che ci ascolteranno, ci vedranno. Io sono Roberta Salvaderi, sono mamma di una ragazzina autistica che ha quasi 13 anni e grazie a lei, diciamo, vivo nel mondo delle neurodivergenze da circa una decina di anni. Sono entrata in contatto con l'autismo e con appunto il mondo delle neurodivergenze diversi anni fa e da genitore e attenta osservatrice ho potuto rendermi conto di alcune difficoltà. Diciamo che Giulia, mia figlia, è un po' la mia musa ispiratrice perché appunto grazie a lei sono diventata un'imprenditrice. Da un anno ho aperto una startup che si chiama Comunica con me, che ha l'obiettivo appunto di mettere in contatto le persone neurodivergenti, caregiver e chiunque ruoti intorno a questo mondo con professionisti specializzati. Qualche anno fa ho anche inoltre aperto una fondazione, ho fondato una fondazione che si chiama Fondazione Tra Terra e Luna e che ha proprio tra i suoi obiettivi principali quelli di informare, formare e diffondere sui contenuti delle neurodivergenze, nello specifico dell'autismo, proprio per il mondo della scuola. Grazie Roberta. Passiamo la parola a Luca. Perfetto, grazie Tommaso e buongiorno a tutti. Io appunto sono Luca Formica, sono amministratore delegato di Develop Players, che è una startup e spin-off dell'Università di Bologna, nata nel 2021, quindi già da qualche anno, e che si occupa di sviluppare strumenti digitali innovativi, in particolare videogiochi, per la valutazione e il potenziamento cognitivo di bambini e ragazzi con DSA e ADHD. Questi giochi vengono utilizzati prevalentemente a scuola, in cui ovviamente noi facciamo anche formazione ai docenti, ci occupiamo quindi proprio del supporto anche a 360 gradi, ma anche in ambito clinico, quindi da psicologi e logopedisti, e adesso recentemente anche proprio direttamente accessibili dalle famiglie. Grazie Luca. Allora, io passerei subito al primo giro di domande perché sono molto felice di avere voi due qui che in realtà rappresentate proprio due mondi sinergici e incredibilmente vicini. Comunica con me, con Roberta, che dopo ci spiegherà anche bene cosa farà, e Luca, che veramente ha negli ultimi anni sviluppato queste meravigliose soluzioni per l'inclusione scolastica e la valorizzazione dell'abilità cognitiva e sensoriale. Quindi la prima domanda che vi faccio, magari io la farei a Luca e gli chiederei appunto come lui, che vive direttamente con il lavoro che fa alla scuola, la realtà scolastica, vede le sfide e le opportunità che dipendono dal neuroincludere, cioè da realizzare i presupposti perché tutte le intelligenze diverse intelligenze cognitive e sensoriali siano valorizzate nel plesso scolastico. Certamente, guarda, ottima domanda appunto perché vediamo questo proprio tutti i giorni. Ma allora, partendo dalle sfide, sicuramente una cosa proprio su cui noi abbiamo cercato ecco, di intervenire sin dall'inizio della nostra nascita come startup è stata innanzitutto la formazione dei docenti, perché al di là dello sviluppo appunto di strumenti, al di là dello sviluppo ecco, ovviamente di strumenti ecco, di aiuto, di supporto ai bambini e ragazzi neurodivergenti o comunque
generale alla scuola e crediamo che alla base di tutto ci sia anche un aumento della consapevolezza dei docenti, una formazione proprio specifica dei docenti su come appunto creare proprio, come dicevi anche tu, una neuroinclusione scolastica, che comunque può essere a volte anche complicata. Quindi sicuramente questa è una delle prime sfide, ma anche opportunità. Vediamo adesso per esempio i fondi anche del PNRR, no, che sono stati destinati proprio allo studio, per esempio, delle tecnologie digitali per l'inclusione, quindi sicuramente si sta andando secondo me nella giusta direzione, ecco, però c'è ancora tanto lavoro da fare. Sicuramente parte, e questo ovviamente un po' di parte anche io, che noi crediamo che ovviamente un modo per riuscire a creare delle strategie, ecco, utili a tutti in classe passi proprio anche dall'utilizzo di strumenti digitali innovativi che permettano proprio, per esempio, come nel nostro caso, di riconoscere le potenzialità, le fragilità di ogni bambino e ragazzo, sia appunto neurodivergente che appunto a sviluppo tipico, e che quindi permette veramente di andare incontro alle esigenze di ognuno in modo più personalizzato, cosa che ovviamente non sarebbe possibile per esempio solo con l'osservazione del docente, che comunque si limita, arriva fino a un certo punto, no? Quindi ecco, poi lascio volentieri la parola anche a Roberta se vuole includere qualcosa, però diciamo che secondo me, per riassumere, diciamo, formazione dei docenti, utilizzo di strumenti digitali, e comunque ecco, voglio essere ottimista perché ho visto comunque che la scuola, grazie anche ai nuovi fondi, si sta sicuramente, ecco, muovendo nella giusta direzione. Ottimo. Io allora adesso farei la stessa domanda a Roberta, però proprio andrei anche, visto che Luca ha proprio parlato anche di formazione, come i docenti e le docenti hanno più interesse e opportunità di formarsi, ti chiederei anche di parlare un po' del lavoro che fa anche comunicazione Sì, all'interno. allora diciamo che sicuramente il nostro obiettivo è stato, cioè il mio obiettivo come Roberta Salvaderi, che poi ha due anime, no? Sia con Fondazione che con la startup, è stato proprio quello di partire dai banchi di scuola. Appunto, come dicevo prima, da un'osservazione attenta, capendo che comunque il sistema scolastico aveva bisogno di un forte supporto, nel senso che abbiamo incontrato comunque docenti pronti a dedicare del tempo ovviamente alla formazione, consapevoli del fatto che il numero di studenti con bisogni speciali o comunque che rientrano all'interno, diciamo, delle neurodivergenze sono in aumento. Abbiamo creato questo percorso di formazione che ha l'obiettivo proprio di lasciare al docente una cassetta degli attrezzi, quindi quegli strumenti basilari per lavorare con l'alunno, ma con l'alunno in classe e quindi coinvolgere anche il gruppo classe e poi trasformare la didattica da una didattica frontale a una didattica esperienziale. Questo è sicuramente un passaggio importante in generale, secondo me, che la didattica nazionale, la nostra didattica italiana deve fare, cioè quella di evolversi un po' e di passare proprio dal frontale all'esperienziale. E sicuramente è un po' anche quello che mette in pratica Luca con i suoi strumenti, sicuramente. Oggi poi i nostri ragazzi sono sicuramente nativi digitali, quindi rispetto a noi oppure a chi precede noi, diciamo, sicuramente sono più capaci e più abili nell'utilizzo di questi strumenti digitali, a volte sono più bravi dei docenti, questo spesso me lo dice anche mia figlia. Ma sono comunque, diciamo, pronti a lavorare con la classe utilizzando questi strumenti. Oggi sempre di più in classe i ragazzi si trovano a fare delle presentazioni utilizzando PowerPoint, utilizzando la LIM, utilizzando gli audiolibri e quant'altro. Quindi sicuramente l'obiettivo numero uno nostro era formare i docenti, cioè spiegare che cosa sono le neurodivergenze, spiegare il funzionamento differente e spiegare che appunto non è una malattia, ma semplicemente un funzionamento differente. Partendo da questo, ovviamente, tutta la loro visione, tutto il loro metodo di insegnamento va in una direzione differente. E devo dire che chi lo mette in pratica ottiene subito dei grandi risultati, perché ingaggiando la classe, ingaggiando il ragazzino che ha magari delle necessità specifiche, che poi non sono solo alcuni, ma questo metodo va a facilitare tutto il gruppo classe, sicuramente, se ne hanno dei benefici a livello di classe e a livello sociale, sicuramente. Quindi questo era l'obiettivo numero uno.
L'altro obiettivo nostro con Comunica con me era quello ed è quello di fornire una consulenza attraverso i nostri specialisti anche per quanto riguarda l'aiuto allo studio, quindi sia al genitore che all'educatore o all'insegnante di sostegno che all'alunno stesso, perché comunque se abbiamo un alunno già grandicello, quindi non so, che fa dalla seconda alla terza media e anche le superiori, una volta che capisce il metodo giusto per se stesso, sicuramente riesce a migliorare anche l'esperienza scolastica, a ottenere dei risultati più in linea con le sue capacità e si vede sicuramente anche più inserito poi nella classe e molto meglio compreso sia dalla famiglia che dall'insegnante. Questo è un po' il nostro obiettivo. L'altro nostro obiettivo è quello di spiegare agli insegnanti che alcune disabilità o alcune abilità differenti sono comunque invisibili, ma per questo non vuol dire che non ci siano. Quindi lavorare anche proprio sulla struttura della classe, sull'ambiente, sull'illuminazione, sull'insonorizzazione, su una serie di altri elementi anche architettonici che, ahimè, spesso vengono sottovalutati. Ecco, e qui anche il lavoro di inclusive direi che Qua passo l'assist a te, infatti. parecchio perché come sapete Neurosive oggi si sta preoccupando moltissimo di questo problema sensoriale Esatto, perché la sensorialità è qualcosa che impatta enormemente moltissimo. tutte, tutte, anche persone che non hanno una diagnosi di neurodivergenza, ma al di No, là di tutto l'altra cosa che mi piace sottolineare nell'intervento di Roberta è come ci sia un fil rouge conduttore sulla parte tecnologica. Quindi proprio i assolutamente. ragazzi e le ragazze che hanno d'utilità con la tecnologia digitale. Mm. E quindi passerei la palla a Luca, gli chiederei, nella tua esperienza, ecco, con Develop Players, dove poi voi proprio sviluppate tecnologia e piattaforme digitali per aiutare i ragazzi e ragazze a migliorare le capacità di apprendimento, conoscere il loro profilo di funzionamento cognitivo, eccetera. Puoi parlarci un po', no, dell'esperienza, e qui passiamo alla seconda domanda, e di come vedi, no, la tecnologia e l'innovazione sociale di pari passo evolversi nel plesso scolastico in Italia oggi. Yeah. Sì, grazie per la domanda. Sicuramente, appunto adesso, come dicevo prima, anche grazie ai fondi del PNRR, molte scuole hanno adottato fortunatamente, ecco, tanti strumenti digitali di cui prima molte scuole, ahimè, erano sprovviste. Quindi effettivamente abbiamo visto che molte scuole adesso hanno PC, laptop o tablet, quindi che permettono comunque di utilizzare, per esempio, anche solo per dire i nostri strumenti. Ora il fatto è riuscire a saperlo utilizzare bene, che è il passaggio successivo. Quello che facciamo, per esempio, che abbiamo visto noi è che sicuramente, come dicevamo prima, appunto i ragazzi sono in grado, ecco, essendo nativi digitali, di utilizzare gli strumenti molto bene, però appunto molto spesso vediamo che anche solo proprio sono i docenti magari ad avere delle difficoltà nell'utilizzo di questi strumenti digitali. E anche lì torniamo un po' al discorso di formazione, ecco. In generale, io vedo comunque opportunità e criticità. Da un lato, sicuramente la possibilità, per esempio, di fare, nel nostro caso, degli screening del funzionamento cognitivo su delle classi intere in maniera molto più scalabile e quindi con un tempo ridotto. Per esempio, in 30 minuti riusciamo a valutare le competenze di ogni ragazzo e anche quindi in maniera aggregata del gruppo classe appunto in 30 minuti, cosa che prima appunto era quasi impossibile, c'era bisogno di fare uno screening a volte di 30 minuti per ognuno e non molto spesso si arrivava a appunto fare lo screening soltanto su alcuni studenti, quindi non si lavorava come classe intera, ma si lavorava un po' per esclusione e quindi non si creava neanche un clima inclusivo. Noi con questo strumento appunto abbiamo cercato di cambiare un po' questo paradigma grazie proprio alla tecnologia digitale. Lato potenziamento cognitivo, credo che ci sia diciamo, l'altra prospettiva molto interessante, a cui però dobbiamo sicuramente fare attenzione perché da un lato vedo soprattutto con la l'ADHD anche a volte forti rischi di dipendenza, per esempio dai videogiochi, cioè nel senso che è una cosa che ovviamente noi stiamo anche cercando di contrastare molto con un uso funzionale e un'educazione a un uso funzionale dei videogiochi, però è chiaro che ecco, sentiamo molto spesso le famiglie ecco, di bambini e ragazzi ADHD che ci dicono proprio che passano veramente ore e ore davanti al computer e rischiano proprio anche poi di avere dei comportamenti
diciamo anche un po' aggressivi, no? Nel momento in cui vengono privati del videogioco. Quindi noi da un lato vogliamo appunto utilizzare gli elementi di gamification per effettuare il potenziamento cognitivo, dall'altro vogliamo educare all'uso funzionale del videogioco sia a scuola, dove molto spesso si parte da un pregiudizio anche molto spesso dei docenti, no? Nei confronti dei videogiochi, ma vogliamo educare anche le famiglie a capire che se usati bene, ovviamente i videogiochi possono avere anche delle ottime potenzialità. Ecco, quindi non so se ho risposto alla domanda. Certo, certo, certo. E adesso chiedo anche a Roberto, ovviamente, di darci la sua prospettiva su come l'innovazione tecnologica e anche cioè, sociale, soprattutto, quindi direi che negli anni l'aumento delle diagnosi, la sensibilità dei docenti e delle docenti, ma anche, diciamo, il lavoro che voi avete fatto dimostra come l'attenzione proprio del plesso scolastico stia cambiando. E quindi se ci puoi parlare come tu vedi questa evoluzione oggi Sì, in Italia e come sì. possiamo aiutare con questi treni di cambiamento le persone neurodivergenti a essere più in grado di accedere alle opportunità di educazione. Assolutamente. Allora, innanzitutto è fondamentale, e questa è un'azione che noi facciamo proprio anche attraverso i nostri webinar, i nostri corsi, eccetera, eccetera, spiegare sia ai genitori che agli insegnanti che se un alunno, un figlio o il figlio utilizza il computer, non necessariamente sta semplicemente giocando, no? Quindi, innanzitutto, l'utilizzo del computer, soprattutto anche i ragazzi che comunque hanno, per esempio, una DSA importante, è fondamentale, perché permette loro di riuscire a scrivere velocemente, anche riuscire magari a utilizzare quei tool che già sono di base nel pacchetto Office, per esempio, come il microfono per dettare o addirittura l'audio, cioè io ho un testo, attivo il vocale e posso leggere velocemente questo testo. Fortunatamente oggi tanti libri hanno, per esempio, già la forma digitale. Purtroppo però non tutti lo sanno e non tutti li utilizzano. Quindi noi, lato fondazione o comunque lato professionisti, cerchiamo anche di spiegare ai genitori quanto sia importante, per esempio, attivare un libro digitale, perché già di base ci sono degli strumenti che spesso gli insegnanti utilizzano anche molti video su YouTube, perché oggi fortunatamente YouTube è anche denso di contenuti molto interessanti. E allora perché non permettere al proprio figlio di utilizzare in modo intelligente YouTube? Il passo da fare sicuramente è quello di insegnare ai genitori, agli insegnanti e agli alunni che si può utilizzare la tecnologia anche in modo positivo e sicuramente in modo da accrescere le proprie competenze e le proprie conoscenze. E questo lo possiamo fare facendo appunto presente che esistono una serie di strumenti utili come l'utilizzo per esempio di font facilitate che permettono la scrittura e la lettura in un certo modo, gli audiolibri per esempio, oppure anche l'utilizzo di strumenti come la calcolatrice o quant'altro. Ovviamente bisogna spiegare poi ai compagni, quindi qua l'insegnante deve essere in grado di farlo, che alcuni strumenti vengono dati a determinati alunni semplicemente per renderli al pari delle opportunità degli altri. Quindi sicuramente è importante spiegare che la tecnologia è un alleato e la tecnologia non sono solo i social e non sono solo i balletti su TikTok, ma al contrario oggi può essere veramente la svolta. Una cosa molto importante che per esempio noi abbiamo fatto grazie alla nostra equipe di professionisti con mia figlia è stato quello di introdurla fin da piccola all'utilizzo della tastiera e alla scrittura con dei programmi che le insegnavano a scrivere correttamente, a utilizzare tutte le 10 dita, no? Giocando sostanzialmente. Quindi sì, apparentemente sta giocando, ma in realtà oggi Giulia è in grado di scrivere velocemente al computer e di fare un tema durante una verifica, mentre magari altri alunni, altri compagni sono lì con il dito singolo a scrivere. Quindi questo è fondamentale spiegare che la tecnologia, se usata correttamente, è un alleato, non è un nemico. Quindi questo è importantissimo. E poi sicuramente diciamo che del domani non c'è certezza, nel senso che qua ogni giorno nasce una nuova app, un nuovo strumento e che sicuramente anche l'intelligenza artificiale che tanti temono, in realtà nel nostro ambito sicuramente potrà essere un'alleata vincente.
Fantastico, grazie, grazie Roberta. Allora, visto che abbiamo un po' di tempo, ancora, se siete d'accordo, io cercherei anche di solleticarvi prima dell'ultima domanda con un'altra domandina, visto che il pubblico che ci segue è un pubblico generalista, ma di persone neurodivergenti e non addetti ai lavori e non... e quindi mi piacerebbe chiedervi visto che avete esperienza di vita vissuta entrambi di neurodivergenza dal punto di vista delle persone con cui lavorate, vivete e quant'altro, mi piacerebbe sapere come siete stati ispirati per seguire il vostro lavoro. Quindi come l'esperienza di neurodivergenza diretta o indiretta che vi ha toccato vi ha portato a fare quello che fate oggi. Lascio la Dovete... parola a Luca, magari. Stavo per dire, ok, No, se vabbè, vuoi inizio io, ma per me è facile, perché vai, veramente... inizia, inizia tu. Ok, così intanto riordinerete. Allora, come ho detto io, vabbè, sono stata ispirata dalla mia Giulia. Diciamo che in una vita precedente mi occupavo di comunicazione interna e esterna in una multinazionale e tra le varie attività mi occupavo di responsabilità sociale di impresa. Quindi ho avuto sempre l'opportunità di collaborare la tua azienda con il terzo settore, diciamo, e quindi con Onlus, fondazioni e quant'altro. E, per destino, diciamo, ho avuto una figlia neurodivergente, quindi Giulia. E grazie, diciamo, a lei e alla mia esperienza lavorativa e sicuramente un po' alla mia pazzia, ho deciso di inseguire questo sogno. In primis, appunto, con Fondazione perché il mio obiettivo era arrivare alla scuola. Arrivare alla scuola che è la prima forma di società e lavorare con la classe, cercare di spiegare ai piccoli che il compagno che ha delle caratteristiche differenti va bene lo stesso, anzi è un'opportunità di crescita per la classe, per gli insegnanti, per il gruppo e anche per l'alunno stesso, perché comunque anche la persona neurodivergente deve imparare ad interagire con gli altri, cioè bisogna trovare un punto di unione. E poi mi sono resa conto che i bambini in realtà sono meravigliosi in questo, ok? Rispetto agli adulti che sicuramente hanno dei bias cognitivi di un certo tipo. E poi da lì ho deciso di fare il salto perché vivendo settimanalmente i servizi, quindi le terapie, le consulenze e quant'altro, mi sono resa conto che i numeri erano in crescita e le terapie erano, cioè, disponibili erano sempre meno, gli spazi disponibili erano sempre meno. E quindi ho detto, perché non cercare di creare un sistema che metta in connessione le persone che hanno bisogno con i professionisti che erogono questo tipo di servizi. Come dico sempre io, l'Italia è lunga e stretta, l'Italia non è la Lombardia non è Milano e appena usciamo in generale dalla grande città i servizi scarseggiano. Quindi il mio desiderio era quello di creare un progetto che potesse raggiungere chiunque in qualsiasi parte dell'Italia, 7 giorni su 7, in qualsiasi orario. Questo era un po' la mia desiderata. La desiderata numero due, che da poco abbiamo, diciamo, eh, lanciato sul mercato, era quello di in realtà erogare dei corsi di formazione anche per le persone che già si occupano di salute in realtà, quindi entrare nel settore, diciamo, medico, perché ahimè molte persone che lavorano in questo ambito non sanno come interagire correttamente con una persona neurodivergente ed è fondamentale. Quindi, non so, il pronto soccorso, il dentista, l'osteopata o chiunque abbia a che fare, ma questo discorso bisognerebbe ampliarlo a tutti i servizi, dal negoziante a chiunque, perché se parliamo di numeri, sappiamo che i numeri sono in crescita. O anche in comunicazione, no? Se pensiamo a quanto è difficile per una persona neurodivergente capire, per esempio, i modi di dire o le frasi fatte, no? E quanto vengono utilizzate in comunicazione e in pubblicità. Mm. Quanti messaggi non arrivano e non vendono i prodotti? Magari se li tocchiamo su questo, forse riusciamo ad arrivare un po' ovunque. Grazie Roberta. Luca.
Sì, allora io diciamo mi sono avvicinato a questo mondo in realtà per via leggermente indiretta, cioè nel senso che io appunto lavoravo in consulenza, stavo ancora studiando all'università economia e ho conosciuto questo gruppo di ricerca appunto dell'Università di Bologna che faceva ricerca su strumenti avanzati, tecnologicamente avanzati appunto per aiutare bambini e ragazzi, come dicevo prima, neurodivergenti. E da subito, ecco, mi è piaciuto tantissimo il progetto, ovviamente l'impatto sociale che poteva avere, ma devo dire che uno dei momenti che mi ha fatto capire che stavamo veramente facendo qualcosa di veramente, ecco, nuovo in questo mondo è stato quando abbiamo fatto proprio il test, no, di efficacia del nostro strumento di screening e di valutazione e abbiamo visto che i bambini che normalmente nelle prove piangevano, non stavano fermi un attimo perché giustamente immaginiamoci un bambino ADHD, no, che deve fare 6 ore di valutazione seduto con carta e penna e quando ha fatto il nostro gioco addirittura ha detto ma posso giocare ancora dopo che aveva finito e quindi quello è stato un momento secondo me cioè, almeno una grande soddisfazione perché mi ha fatto capire che abbiamo detto ok, questo secondo noi è il modo giusto effettivamente con cui dovrebbero reagire, no? I bambini quando fanno una valutazione, quasi passatemi il termine senza accorgersene, no? Quindi questo è un po' quello che stiamo cercando di realizzare e che mi ha colpito molto. Fantastico, fantastico. Allora, adesso per entrambi in chiusura vi chiedo l'auspicio che avete nei prossimi 5 anni da oggi per prospettare un futuro migliore del plesso scolastico per le persone neurodivergenti e non, e ovviamente direi a livello generale la valorizzazione di tutte le diversità cognitive sensoriali nella classe e fra gli addetti ai lavori anche, soprattutto, cosa da tenere in considerazione. Allora, il mio auspicio sicuramente è quello che queste diverse abilità e queste diverse caratteristiche sensoriali emergano sempre di più nel gruppo classe, perché in questo modo la classe può essere il più variegata possibile e quindi ognuno abbia la possibilità di esprimersi come si sente di esprimersi e che non si parli più di differenze, ma si parli di una convivenza sociale. Questo è l'obiettivo. L'obiettivo è che la parola inclusione sparisca dal nostro vocabolario, perché sostanzialmente ognuno di noi ha le sue caratteristiche, ognuno è diverso dall'altra persona, c'è chi è alto, c'è chi è basso, c'è chi è moro, c'è chi è scuro, c'è chi ha gli occhi azzurri, c'è chi è manzino, c'è chi è destro e chi è neurodivergente, chi è sensibile ai rumori, chi è sensibile alle luci e quant'altro. La cosa secondo me bella deve essere questa. Anche chi ha delle disabilità fisiche, cioè nel senso, ricordo uno speech molto interessante dove ci dissero, ora tutti quelli che hanno gli occhiali se li tolgano e leggano questa slide. Non vedete niente, quindi in questo momento l'occhiale per voi è uno strumento fondamentale per leggere, no? Cosa vuol dire? Che avete una disabilità, certo, perché se non avete l'occhiale che vi rende abili uguali a chi non ha gli occhiali, voi non potete né lavorare, né leggere, attraversare la strada, né fare niente. Ma questo ti preclude il fatto che tu possa lavorare con gli altri in un team, che tu possa studiare con gli altri in classe? No, se tu hai gli occhiali sei come gli altri. Quindi questo è il concetto di base. Cioè non vogliamo più parlare di inclusione perché non ci sono i forti e i deboli, vogliamo un discorso di convivenza sociale dove le differenze siano una caratteristica fondamentale di ogni persona e vengano vissute positivamente da tutti. Questo è il mio desiderio. Grazie Roberta. Luca, Sì, guarda, ha detto già tutto Roberta. No, io aggiungo magari giusto un altro auspicio che appunto riguarda anche un po' la nostra esperienza diretta che abbiamo notato, ma anche i dati statistici che vediamo. Come ha detto prima Roberta, l'Italia è lunga e stretta, non è solo Milano, dove fortunatamente il riconoscimento comunque delle neurodivergenze, ecco, sicuramente, o della valorizzazione quantomeno, ecco, come dicevi anche tu adesso, no, Roberta, cioè delle funzionalità, no, dei punti di forza di ognuno già magari si riesce a mettere in atto meglio e cercare di ridurre soprattutto i divari territoriali, perché vediamo che appunto per esempio in Campania e in altre regioni siamo a un riconoscimento vicino all'1%, quando magari in Lombardia siamo sull'8-9% di riconoscimento e questo chiaramente
ha poi delle conseguenze anche appunto di abbandono scolastico, aumento della probabilità comunque di situazioni di disagio sociale e ovviamente tutta una serie di un circolo vizioso, no? Che poi si porta avanti. Quindi in parte nel nostro piccolo ci stiamo lavorando, però il mio auspicio veramente è che non si parli più di, ecco, di vari territoriali così importanti, che quindi ci sia una maggiore omogeneità in termini di supporto e di inclusione scolastica. Perfetto, allora siamo stati bravissimi nei tempi, bravissime e vi ringrazio, abbiamo discusso di tantissimi temi molto interessanti, tanti per cui ci vorrebbe tanto più tempo per approfondire, ma abbiamo ovviamente dato spazio in questa prima edizione a questo dibattito che ci auspichiamo che possa poi nelle prossime edizioni continuare e anzi vi invito poi indipendentemente anche a organizzare magari qualche evento, qualche iniziativa per il prossimo futuro all'interno del Pride. Ecco, allora io ringrazio Assolutamente. Roberta, ringrazio Grazie. Luca e ci salutiamo e ci vediamo l'anno prossimo nella discussione del Pride legata alla neurodiversità e il mondo della scuola.